All'inizio Peter non è più Peter Pan, ma Peter Benning, avvocato, padre distratto, immerso nella logica, nel tempo e nel mondo materiale. Questo rappresenta l'anima che si è identificata con la materia, l'uomo che ha dimenticato la propria origine spirituale, che ha dimenticato la sua infanzia divina e l'umanità contemporanea, ingabbiata nella produttività e nella dimenticanza di sé. Ha dimenticato il suo sé bambino, quel sé che ha ancora coscienza e memoria dei mondi spirituali. Ciò che invece Peter Pan rappresenta è ciò che gli permette di volare. In ogni storia, come nel nostro mondo, c'è sempre un ostacolatore, una forza ostacolatrice che cerca in maniera meccanicistica di impedire la nostra evoluzione, ma che come una moneta a doppia faccia può permetterci di tagliare parti dure di noi stessi e ritrovare la nostra vera essenza, ritrovare quello spirito interiore che ci rende vivi. Capitan Uncino è l'ostacolatore. Capitan Uncino rapisce i figli di Peter, simbolicamente rappresentano le sue parti creative e innocenti, le energie interiori dell'anima. Peter deve risvegliare memorie antiche, deve compiere una trasformazione interiore per poter viaggiare all'isola che non c'è e poterli salvare. Proprio come ogni iniziato deve discendere nei mondi interiori e ritrovare la propria luce perduta. Ma che cos'è l'isola che non c'è? È un luogo etereo interiore dove la persona compie la propria evoluzione spirituale e personale. È un luogo fuori dal tempo e lo spazio. È un'isola spirituale dove approda chi compie un viaggio interiore per destino e volontà. L'isola può rivelarsi un luogo fantastico dove possiamo veramente sperimentare un senso di libertà, ma è anche un luogo dove si mettono alla prova varie parti di noi stessi. È appunto un luogo di lotta con parti di noi stessi e le forze ostacolatrici. Campanellino è una fata che guida Peter, è la rappresentazione un po' della forza dell'intuizione interiore, quella fiamma magica. Lei rappresenta le forze e le entità che guidano il nostro percorso per farci raggiungere ciò che è la missione della nostra vita. È lei che lo riconduce al ricordo, alla sua infanzia, alla leggerezza, alla fede nel volo interiore. Sarà la sua forza spontanea, sarà ciò che infonde lui la memoria e la saggezza per ricordarsi di essere Peter Pan. È un'espressione di Sofia, l'intelligenza e la forza divina. I figli di Peter a questo punto si trovano nelle grinfie di Capitan Uncino. Ma chi è Capitan Uncino? È la controparte di Peter, l'orgoglio, il dominio, il bisogno di controllo. È l'ostacolatore che in senso meccanicistico ostacola l'evoluzione di Peter a tutti i costi. È una battaglia eterna di cui noi facciamo parte da sempre. Capitan Uncino è anche il guardiano dell'iniziazione, perché senza Uncino Peter non potrebbe mai elevare e ritrovare se stesso. In termini alchemici, Capitan Uncino è il nigredo, la fase oscura, la materia da cui deve nascere una coscienza solare. Io odio le delusioni, spugna. Io odio vivere in questo corpo storpiato e io odio Peter Pan. Spugna, ho testé avuto una sublime visione. I frammenti screziati della mia vita si sono ricongiunti a formare un completo e mistico tutto, un'epifania. La mia vita è finita. Addio, spugna. Questa volta non mi fermerai, spugna. È finita. Non ti appropinquare, spugna. Non fare un passo. La mia pistola è pronta a far fuoco. Non cercare di fermarmi, spugna. Non cercare di fermarmi, spugna. Non tentare nemmeno di fermarmi stavolta, spugna. Fermami, spugna. Spugna! Solleva il tuo coloso posteriore e vieni a salvarmi. Fermami, non sto scherzando. Sto per commettere un suicidio. Non osare più spaventarmi in questo modo, spugna. Cosa sei? Una specie di sadico? Io voglio morire. Non c'è più avventura qui. Sull'isola Peter compierà un rituale di trasformazione. Vieni su! Ora giù! Alzi ancora! Fateli giù! Non è tempo di gioire! Tu sei vecchio e pesi assai! Dimagrire tu dovrai! Sulle gambe, muovi il
attraverso il duro lavoro, le sfide, momenti interiori emozionanti, si aggrapperà poco a poco al suo pensiero felice. Ma cos'è il pensiero felice che ci può far volare? Il pensiero felice è una forza vivente. Non è solo un semplice pensiero come intendiamo noi. È una forza vivente che vive e ci rende vivi. Non importa cosa contiene, ma ciò che importa è il collegamento che abbiamo con quella forza. Il nostro pensiero ci connette con quella energia. Essa ci animerà e ci darà la sapienza per interagire con questo mondo magico di cui oggi ci siamo dimenticati. La luce di quel pensiero ci farà volare, di sorvolare il mondo e osservare tutto dall'alto. Ci sentiremmo parte di qualcosa di superiore. E il mondo e le sue dinamiche saranno solo un grande spettacolo e la conquista di una coscienza superiore. Peter la conquista ed entra in una volontà pura che sarà la svolta al conseguimento dei suoi obiettivi. Ricongiunge a sé le parti innocenti, spontanee, i suoi figli e tornerà nel mondo reale con occhi nuovi. Saprà di essere Peter Pan e che tutti possiamo esserlo. Basta compiere questo viaggio con coscienza e non dimenticare mai il nostro pensiero felice. Ogni volta che un bambino dice «Io non credo nelle fate», c'è una fatina da qualche parte nel mondo che cade a terra stecchita.